Allora, in questo video parliamo di bisettrice ed incentro, che è il terzo punto notevole di un triangolo. Vediamo intanto cos'è una bisettrice. La bisettrice di un angolo interno di un triangolo è il segmento che congiunge il vertice dell'angolo al lato opposto ad esso e che divide l'angolo in due parti uguali. Ok? Quindi andiamo a scrivere cos'è la bisettrice. Quindi la bisettrice di un angolo interno di un triangolo è il segmento che congiunge il vertice dell'angolo al suo lato opposto e che appunto divide l'angolo in due parti uguali. E questo chiaramente è molto importante. Ok, sempre in ottica di problemi. Poi, come al solito, come l'altezza e come la mediana, quindi ogni triangolo ha tre bisettrici, perché chiaramente là il triangolo, come al solito, ha sempre tre vertici, quindi triangolo e tre bisettrici, che si incontrano in un punto detto incentro. E proprio questo punto è il punto notevole di un triangolo. Il terzo punto notevole. Anche qui, come la mediana, l'incentro è sempre interno al triangolo. Inoltre possiamo dire, come vediamo, abbiamo fatto appunto la figura, l'ho fatta insomma, precedentemente per essere precisa, vedete, triangolo B è diviso in due parti uguali, quindi BP è la prima bisettrice, poi la seconda bisettrice, non so, chiamiamola AR, ok? La seconda bisettrice AR divide l'angolo A in due parti uguali, la terza bisettrice CP, per esempio, no, CQP già ci sta, è 1, 2, 3, ok? CQ, in questo caso la terza bisettrice, si incontrano in punto detto in centro, l'ho chiamato I, e l'incentro, come vedete, è il centro della circonferenza interna, quindi una circonferenza iscritta al triangolo, ok? Ed è il centro di una circonferenza iscritta, quindi interna, al triangolo. E l'altra particolarità è che l'incentro sempre è equidistante dai lati
dai lati del triangolo. Quindi l'incentro è un'altra particolarità è che l'incentro è equidistante dai lati del triangolo, cioè sono uguali, e questi tre lati corrispondono a tre raggi della circonferenza e sono equidistanti e perpendicolari. E raggi della circonferenza. Andiamo a disegnare. Ok, prendiamo un solito righello. Ok, ora andiamo a girare. Allora, chiaramente partiamo dall'incentro qui. Ecco qua, già la via perpendicolare. Eccola qua. Ecco qua, questa per esempio è la prima. Poi andiamo all'altro lato perché dovete farli a seconda del lato, chiaramente, no? Andiamo a mettere il righello perpendicolare, ci siamo. Io mi corrispondo a queste asticelle qui. Ok, questo qua è la seconda. Andiamo a disegnare e poi facciamo la terza, sempre con l'altro lato, primo lato, andiamo, ok, questa è l'ultima perpendicolare, disegniamola, ok, ecco qua. Quindi questi tre punti li chiamiamo per esempio, questo è IS, IM e IL, ok, quindi IS è uguale a IL che è uguale a IM, quindi sono uguali, quindi hanno la stessa misura e sono anche i raggi della circonferenza. Questo è il punto quando parliamo che sono l'incentro equidistante dai lati del triangolo, ok? Quindi ricordate queste particolarità, all'angolo diviso in parti uguali, ho questi tre raggi, ok, della circonferenza, comunque queste tre misure dall'incentro perpendicolari si formano chiaramente sempre, quindi non coincidono con la bisettrice chiaramente, sono diversi come vedete appunto dai colori anche che ho fatto. Ottengo sempre dei triangoli rettangoli perché ok, sono perpendicolari, quindi ottengo questi triangoli rettangoli, per esempio il triangolo rettangolo MB oppure MIA, stessa cosa qua AIL oppure ILC, ok? Quindi ricordate anche sempre queste cose per i problemi, potete sfruttare tutte queste particolarità. E l'ultima l'ultima cosa è che nel triangolo rettangolo, quindi facciamo un triangolo rettangolo, la bisettrice divide l'angolo in due parti uguali, quindi questo è 45 gradi, questo è 45 gradi, quindi questo lo chiamiamo per esempio ABC, quindi AM è la bisettrice e divide anche l'ipotenusa in due parti uguali, quindi CM è uguale a M. E questo sempre importante, ok, ricordate. Ci vediamo
anche qui con degli esempi, farò, siccome insomma sono corti, farò un pochino parecchi esempi, tipo 6 esempi, ok? Così sicuramente non avete più dubbi su questo argomento. Ci vediamo alla prossima. Ciao!